Welcome to Gardaland! Che cosa? Il costume nuovo! Ha fatto il trapianto di capelli! Questa terra magica! Meno 5, 4, 3, 2, 1. Ciao Prezzemolo! Bentornati a Gardaland! Oggi finalmente andremo a scoprire tutte le novità 2024 del parco, inclusa la famigerata torre. Già all'ingresso c'è già l'animazione, che dovrebbe essere una delle novità del 2024. Guarda che bel gilet, che bei capelli, anche il cappellino nuovo, ottimo! Anche Aurora è nuova. Che cosa? C'è un drago davanti al Merlin's Tube! Non è possibile! Se non le fai i complimenti si alza. Si può accarezzare, no? Certo. Vediamo. Sì, però non mordere, Non mordere, Franco. Mannaggia! Ah. Ma dai, che carino! Ah, scusa! Che carina! Tra le novità di Gardaland 2024 teoricamente c'è un grandissimo piano di ristrutturazione che oggi andremo a scoprire insieme, anche perché dovete sapere che l'anno prossimo sarà il 50° anniversario di Gardaland, quindi il parco diciamo che deve prepararsi, deve essere tirato a lucido per quella data, e sapete anche che l'anno scorso Gardaland è stato colpito da una grandinata incredibile, quindi questa ristrutturazione ci sta tutta e andremo a scoprire quello, andremo a scoprire i nuovi spettacoli, andremo a scoprire ovviamente la novità 2024, ossia la torre di caduta viola, che però aprirà a giugno 2024. Prima però divertiamoci un po'. Prima di iniziare il video però, come sempre, vi ricordo che se anche voi volete venire a Gardaland e perché no risparmiare qualcosina sui biglietti, in descrizione trovate il link con i biglietti in promo per Gardaland. Oh, quello è nuovo, Slushy Jacks, è il mio... Sì, è il mio nuovo chioschetto, l'ho messo davanti a Fuga d'Atlantide perché ci si bagna, fatto apposta. Farne uno anch'io, faccio partire dritte dietro. Sì. Dove lo metti? Metti di fianco al tuo, però sei davanti. Presto nei parchi Fright Ephraim e Slushy Jacks. Ephraim è un po' non contento perché non c'è la musica. Con la musica, ma Però gliel'ho messa io su Spotify, va bene lo stesso. va bene, va bene. Oh no, oh no! Pericoloso qua, No, vi prego, non mettete i soldi. Lui si è bagnato. Che dire, Fuga d'Atlantide è una delle migliori attrazioni scenograficamente secondo me di Gardaland. Sì. Il problema è la musica effettivamente, perché Mancava totalmente. mi raccomando, è molto importante la musica. Ora però, dato che siamo in tema bagnato, togliamoci subito l'altra attrazione acquatica di Gardaland, Jungle Rapids, che tra l'altro anche questa dovrebbe subire un bel refurbishment, non so se è già stato fatto. Dovrebbero essere sostituiti o comunque messi a posto degli animatronics. Ma mi hanno detto che ci si bagna meno? Vediamo. Oh, questo andrebbe sia su Jumanji che sui Corsari. Oh no, cos'è questo? Perché? Mettete a posto questa colonna! Allora, Fuga d'Atlantide, sono uscito indenne, vabbè c'è un po' il sedere bagnato, Chris è completamente fradicio. Sulla schiena. Anche Ephraim ha tutte le gambe. Io me la ricordavo un po' meno, bagnata io Fuga d'Atlantide. Però hanno messo il fumo e basta. Vediamo se riescono a far ripartire gli animatronics o meno. Si dovevano muovere, ma non li ho visti muovere. Abbiamo visto quella colonna lì che è un po' brutta, mi raccomando, mettetela a posto perché è proprio bruttissima. A meno che non sia voluto. Bentornato, sarà fluido? O no? Fino dall'altra stagione sembrava un po' meglio, non so se era effetto placebo o
Ora lo scopriremo. Vediamo. Diciamo che fluido è un parolone. L'ultima volta che l'abbiamo fatto, quando siamo venuti qua con Efrem, ci sembrava effettivamente un pochettino più fluido. Fermo. Adesso... L'hai fatto anche in prima fila. Esatto, il fatto che l'abbiamo fatto in prima fila potrebbe aver aiutato. Ripeto, fluido non è fluido, un po' di botte le dà. Sarebbe da capire in ogni sezione del treno quante botte dà, però comunque dire che è fluido è un parolone, ecco. Big Thunder Mountain! Ah no. Vediamo se il cappello non vola. Questo è un test per tutti quelli che portano il cappello. Dov'è Oblivion? Dov'è? Foto! Non ho fatto neanche la foto, ma che ricordi abbiamo di questa apertura 2024? Wow! Ci sono le lampadine nuove! Effettivamente carina! Dai. Anche la scenografia di Mammut verrà... Oh no! Chris, corri presto! Corri! Passa il treno! Oh. Ok, potevamo morire. Vabbè, però morte onorevole a Gardaland. Sì, dai. Abbiamo fatto Mammut, altra attrazione che verrà messa a posto a livello scenografico. Ci saranno tantissimi cantieri in giro per il parco, a partire anche ovviamente dall'albero di Prezzemolo, che dopo lo andremo a vedere perché sì, è ancora tutto bucato, ma... Mentre stiamo andando verso il cibo, si passa davanti al cinema 4D, anche lì ci sarà una novità, dopo le andremo a vedere, ma hanno rifatto i chioschetti che sono bellissimi, tanta roba, bravi. Ma no, ma c'hanno i Pokémon qua! Ma non si possono più vincere i Pokémon! Potranno vincere i Pokémon, ma in un baracchino tematizzato. Secondo me non è più vincita di Pokémon. No, secondo me diventa cibo. Non lo so, scopriremo. Comunque anche questo è nuovo. E qua di fianco, novità 2024 di Gardaland, che dopo lo andremo a scoprire insieme. Per pranzo abbiamo deciso di andare al Covo dei Bucanieri. Wow, non ero mai venuto qui in alto. Tra l'altro non c'è nessuno, quindi non lo so, c'è pochissimo. Io ho preso il Covo Burger, che fa parte del menu premium, non so che cosa cambi. E Chris ha preso le patatine special fries con il cheddar, così le assaggiamo. Quindi abbiamo preso praticamente tutti i panini nuovi. Voi che avete Non preso? vorrei dire, però il mio è molto buono. Bello morbido, la carne è buona, pomodoro pure. Allora, sentiamo questa maialata. Sto continuando a mangiare per capire bene il sapore, però giuro che non mi fanno impazzire. Sembra il cheddar, sembra tipo affumicato, boh. Hanno un gusto tipo affumicato, ma sarà il bacon. Bene, allora direi che abbiamo mangiato bene all'interno del Covo dei Bucanieri. Tra l'altro Alfa mi ha preso l'hamburger vegano. Sì, non era male. Non era male. Non era male, sì, sì. Ottimo. Però l'unica cosa, non mi sento di consigliarvi le patatine special, che sinceramente a me non sono piaciute tantissimo. Ora, qui davanti c'è subito lo show dei pirati, che non so se è nuovo o meno, ma io l'anno scorso non l'ho mai visto, quindi ce lo guardiamo un pochettino. Di che sarà questo cuore dalla bandiera. Un'altra delle novità 2024 del parco dovrebbe essere che in giro per Gardaland dovreste trovare dell'animazione. E infatti noi adesso, appena usciti dal Covo dei Bucanieri, abbiamo trovato un pirata che faceva le magie. Ah, questa barca non è più bucata, bravi. E ora vediamo come fanno i corsari. E ora vediamo come saranno i corsari. E a proposito di questo, dopo che finiamo questa attrazione, parliamo un attimo anche di quello che potrebbe arrivare nel 2025.
brutta cosa, si sente la scena di Sergio da qua. Se apri e ti infili arrivi giù. Sì, sì. Per me rimane comunque un'ottima attrazione, forse la migliore, ripeto, che abbiamo a Gardaland. Ovviamente ha bisogno di essere un po' messa a posto. Cioè, se ci pensate, questa attrazione è effettivamente un gioiellino. Non c'è nessun'altra attrazione paragonabile a questa in Italia. Come novità 2025, io sinceramente spero che, piuttosto che avere un'attrazione incredibile, capisco che è il 50° del parco, tutto ok, però secondo me se avessimo un'attrazione incredibile probabilmente i lavori si inizierebbero già a vedere da adesso, secondo me. Quindi può essere che non arriverà un'attrazione incredibile. Questo però mi fa pensare che il parco per il 50° potrebbe essere tutto refurbisciato, tutto, come si dice in italiano? Tutto risistemato. Io sinceramente spero molto che i corsari vengano rimessi a posto e riportati al gioiello che erano. Ovviamente fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti, sia della novità 2024 che di quello che potrebbe arrivare nel 2025, che sono curioso di sapere anche i vostri pensieri. Ed eccoci qui allora finalmente davanti a quella che sarà la novità 2024 di Gardaland. Effettivamente questa torre, questa drop tower è stata confermata. Tra l'altro non solo drop ma anche twist, quindi una torre che non solo vi farà cadere giù ma vi farà pure girare. E il suo colore sarà proprio il viola, colore che ha fatto un po' indignare gli appassionati perché probabilmente ricorda un po' l'anno della magia, che diciamo non è stato un grande anno per Gardaland, ma il verde e il viola effettivamente insieme non stanno poi così male. Anzi, dal mondo dei fumetti, Marvel e DC Comics, molti dei personaggi più iconici sono verdi e viola. Guarda Hulk, guarda Joker, l'enigmista, pure Green Goblin, eppure guarda, ci mettiamo anche Buzz Lightyear, anche lui effettivamente è verde e viola. Secondo me questa combinazione di colori non sta poi così male. Ovvio, se poi anche tutto il lupo, perché effettivamente ci sarà un lupo, questa torre uscirà dalle fauci di un lupo, se poi anche tutto il lupo è viola, allora lì potrei avere anche qualcosa da dire, ma mi è sembrato di vedere che solamente i denti del lupo sono viola e sembrano essere quasi delle gemme. Questa novità aprirà a giugno 2024, quindi dobbiamo ancora aspettare. E a proposito di questo, tutta quest'area sarà chiusa, quindi anche Shaman sarà chiuso. Un dato che mi fa un po' preoccupare è la portata oraria, perché sarà di 350 persone l'ora e fidatevi di me, 350 persone l'ora non è tantissimo, quindi può essere che le file saranno molto lunghe per fare questa attrazione, soprattutto perché sarà una novità. Ho visto un lupo. Che cosa? Però magari si fanno una bella Q-line super tematizzata. Dove la fanno la Q-line? Come la fanno? Io suppongo da lì. Qua sotto? Non c'è tanto spazio, però penso faranno un di quelle a Sì, zigzag. sì. Perché non so se possono metterla sotto Shaman. Cioè dovrebbero mettere tutte le reti sotto Shaman. Vedremo a giugno. Continuiamo il nostro giro. L'area di Kung Fu Panda a quanto pare ha subito della manutenzione. Mi ricordo che quando sono venuto qua, sempre a causa della grandine, è stata distrutta e adesso a quanto pare è tornata, diciamo, un po' a risplendere. Metti via i tuoi strumenti. Welcome to Jumanji! Nigel Billingsley, Jumanji Field Guide, at your service, come sempre. Avventurieri, eroi senza paura, ancora più maestosi di quanto vi ricordassi. Eccola, l'ho presa, Efren, l'ho presa. È qua, l'ho presa. Sì. Abbiamo vinto! Non c'è nulla da dire, nel senso è andato tutto alla perfezione. Sì. A parte gli effetti di fumo A parte finali. gli effetti speciali, sì, il fumo alla fine che ormai solo la primo giorno c'era È un forse. evento quando lo Sì. bene o male funzionava. Sì. Mi piace mettere
Ora siamo davanti al teatro di Gardaland perché quest'anno arriverà una novità, ossia uno show di magia che si chiama Impossible alle 4:30, preceduto però alle 2:30 da il solito Nautilus che noi abbiamo già visto l'anno scorso. Vedremo forse anche lo spettacolo di magia se c'è tempo, perché altrimenti se non c'è tempo comunque ci sarà tempo durante la stagione per vederlo tutto, perché ci manca ancora in realtà un pochettino di roba da vedere. Dobbiamo andare a vedere l'albero, dobbiamo andare a vedere il Looney Tunes 4D e... o forse basta. Benvenuti all'edizione speciale del nostro OTG dedicata all'evento dell'anno, il varo ufficiale del Nautilus, il leggendario vascello riapparso misteriosamente Appena finito Nautilus, posso dirvi la verità? Non è che me lo ricordavo tanto bene, però mi è comunque ripiaciuto. Bello, quindi a me è piaciuto molto. Anche a te? Forse avrei saltato la canzone finale, ma per il resto è una bella storia, cioè un'avventura, è un pezzo di teatro, non è uno show cantato come al solito. Sì. Questo è il bello. Tra l'altro quest'anno casting del capitano secondo me è incredibile, cioè lui è veramente perfetto per fare il capitano. Se avete tempo secondo me vale la pena vederlo e poi perché no, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi. Ora non so se riusciremo a vedere anche lo show di magia, probabilmente no, ma se voi l'avete visto mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di questo show perché sono molto curioso. Ora scendiamo da Nautilus, cinema 4D, andiamo a vedere un'altra novità di Gardaland, ossia sono arrivati i Looney Tunes. Cos'è? Volevo mostrare l'ultima... Ah no. Vabbè, Ecco, potrebbe vedi. essere una delle macchine di... Questa è una macchina Oh, allora io sarà che ho un debole per Willy il Coyote, però a me è piaciuto effettivamente. Tra l'altro ho appena notato qui davanti che non c'è più il chioschetto di salsicce. Vabbè, comunque detto questo, a me sinceramente, ripeto, forse è un debole per Willy il Coyote, ma a me è piaciuto. Non è in prima persona, però secondo me funziona e forse è tra i più belli che sono arrivati in questi anni. Questo qua. Se venite qua e avete soprattutto dei bambini, perché questo è adatto molto ai bambini, ve lo consiglio. Un'altra delle cose devastate dalla grandine e sostituite sono gli Efrem. Ci sono varie statue di Efrem in giro per il parco refurbisciate, ma sono state refurbisciate anche tutte le reti e le coperture delle attrazioni. Tanta roba, e devo dirvi la verità, non si vedono più tanto gli effetti della grandine in giro per il parco. Per concludere in bellezza non ci restava altro che fare un salto a Fantasy Kingdom, dove come potete vedere purtroppo l'albero è ancora martoriato dai segni del tempo e della grandine. Ma state tranquilli perché durante questa stagione i lavori di ristrutturazione arriveranno anche per l'albero. Quindi si spera che torneremo a vedere a risplendere il simbolo di Gardaland il più presto possibile. Intanto che parliamo dell'albero, ovviamente siamo venuti a Fantasy Kingdom e cosa c'era? C'era uno show di Prezzemolo che non so se faceva parte dell'animazione della novità 2024, ma penso proprio di sì, e abbiamo avuto l'occasione di vedere effettivamente il costume vero di Prezzemolo nuovo. Non lo so, mi sembra un pochettino più cartunesco di quello vecchio, molto più longilineo e con tantissimi capelli. Oh, Prezzemolo! Ma come si fa? È andato in Turchia! È andato in Turchia. Secondo me c'è da farci l'abitudine, per ora magari non convince, però c'è da farci l'abitudine. A Chris non è convinto. No, A me non piace. più... Secondo me ha delle proporzioni leggermente sbagliate dal punto di vista del design del personaggio, ma avranno fatto degli studi e scelto che questo era il modo giusto di costruirlo. È un po' come il nuovo Topolino, che comunque è molto bello e mi piace, ma è un design diverso dall'originale. In questo caso hanno fatto la stessa cosa, personalmente preferivo quello vecchio. Opinione personale, però ci sta, ci sta. Io non lo so, mi ci potrei abituare, certo c'è da farci l'abitudine. Possiamo vedere che effettivamente i segni della
grandine non si vedono più. Gli elefantini sono stati tutti ricolorati, il mulino di Doremi Farm è stato tutto completamente rifatto, mi ricordo che era distrutto, e a quanto pare anche tutta Fantasy Kingdom è stata refurbishata. Yeah, I am a smart mouth. How do you think I wound up where I am, who I am by now? Just another minute till we sign off. E quindi qui si conclude la nostra giornata di apertura a Gardaland 2024. E che dire, il parco ha annunciato tanti lavori e tanti cantieri che però forse oggi non abbiamo visto più di quel tanto. Lato estetico sicuramente i segni della grandine se ne sono andati via, in realtà però c'è ancora da lavorare per tirare completamente a lucido il parco per il suo 50°. Forse tutto ciò che è stato annunciato non si vede ancora all'interno del parco, vedremo se durante la stagione 2024 verranno realizzati tutti i progetti che sono stati annunciati, io spero di sì, però c'è da partire ovviamente dall'albero di Prezzemolo. Avete qualcosa da dire voi riguardo all'apertura? Apertura tranquilla, nulla di incredibile, però hanno fatto quello che normalmente dovrebbe essere fatto anche per un'apertura. Ci sta, c'è nulla da lodare. Sì, non è che dici aspettiamo. Lavori giusti che dovevano essere fatti, si può fare di più che era fatto in stagione. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e non c'è resta altro che darvi appuntamento alle prossime aperture dei parchi nei vari canali. Arrivederci, grazie. Ciao. You're gonna have a really, really bad time, sir. This shit. Let me up.